Ciao a tutti amici di Vanilla, sono venuto a Barcellona, città bellissima, piena di capolavori di Gaudì e degli altri architetti del modernismo catalano, per raccontare la storia di Salvador Puig-Antich, l'ultimo condannato alla pena di morte per garrota nella storia. È una vicenda drammatica, anacronistica, senza dubbio. Una vicenda che finisce il 2 marzo del 1974. Gli agenti penitenziari del Càrcer Modelo di Barcellona vanno nella cella 443 e prendono in consegna Salvador, un anarchico 26enne condannato a morte per aver ucciso un pubblico ufficiale. Alle 9:20 il prigioniero entra in un magazzino del carcere e si accomoda su una sedia con dietro un palo, dove il boia Antonio López Sierra è lì, che lo aspetta per giustiziarlo. Nei suoi ultimi istanti di vita, Salvador sente una fredda fascia metallica che lo soffoca per 25 minuti e quando alle 9:45 è tutto finito, insieme a Georg Welzel, la cui esecuzione si è svolta a Tarragona quasi in contemporanea con la sua, Salvador è l'ultima vittima della garrota in Spagna. La garrota, detta anche vil garrota perché aspettava solo alla plebe, mentre ai nobili era concesso l'onore di morire decapitati con la spada, traeva origine da un tipo di esecuzione molto in voga nella Spagna medievale, in cui i criminali venivano legati a un palo e strangolati da dietro con una corda. La garrota più moderna aggiungeva una sedia attaccata al palo e sostituiva la corda con una fascia metallica che andava stretta attorno al collo del condannato attraverso una vite posteriore dotata di manovella. Più la si girava, più la fascia si stringeva, fino a provocare la morte per soffocamento della vittima. Salvo rare occasioni in cui i più fortunati finivano uccisi per la rottura dell'osso del collo, la garrota era una lenta e disumana agonia. Quando la Spagna iniziò a utilizzarla, si trattava di un macchinario di facile allestimento, una soluzione che sembrava più umana dell'impiccagione, il metodo di esecuzione capitale spagnolo fino al 1832, quando re Ferdinando VII la abolì in favore della garrota. Da allora rimase in uso fino alla fine della dittatura di Francisco Franco, il cui regime cadde nel 1975 e nel 1978 la Spagna abbandonò la pratica della condanna a morte. Gli ultimi garrotati si chiamavano Georg Michael Welzel e Salvador Puig-Antich. Salvador Puig-Antich nasce a Barcellona il 30 maggio del 1948, terzo dei 6 figli di un'umile famiglia della classe operaia. Ribelle fin dall'infanzia, a 12 anni viene espulso dalla scuola religiosa La Salle Bonanova per aver picchiato un insegnante che maltrattava un suo compagno di classe. A 16 anni inizia a lavorare come apprendista in un ufficio e continua gli studi frequentando dei corsi serali dell'Istituto Maragall, dove conosce alcuni ragazzi che anni dopo si uniranno a lui nella lotta al franchismo. Quando nel 68 scoppiano i famosi moti studenteschi, Salvador si avvicina agli ambienti anarchici e nel 1970 è costretto ad abbandonare l'università per svolgere il servizio di leva. Torna a Barcellona nel 1971 ed entra nel Movimento di Liberazione Iberico, l'MSI, un'organizzazione che mira a finanziare la lotta operaia attraverso il ricavato di furti e rapine. Sono anni in cui la dittatura franchista ha allentato la morsa sulla popolazione. Non ci sono più le dure repressioni di un tempo e lo stesso Franco, ormai anziano e malato, nel 1973 lascerà il ruolo di presidente del governo di Spagna al suo uomo di fiducia, Luis Carrero Blanco. Le autorità non danno molto peso ai reati dell'MSI e per un anno Salvador fa da autista per decine di rapine in banca. Nessuna conseguenza legale, nessuna caccia ai banditi. Fino al 2 marzo del 1973. Quel giorno qualcosa va storto. Salvador guida fino alla filiale del Banco Ispano-Americano di Barcellona. I suoi compagni scendono ed entrano armati nell'edificio. All'improvviso si sentono in lontananza le sirene della polizia. Salvador corre ad avvisarli e scopre che hanno ferito gravemente un contabile. Il gruppo scappa e le autorità si convincono che è necessario dargli la caccia con la famigerata task force della brigata politico-sociale franchista. Il 24 settembre finisce in manetta Santi Soler, un membro di spicco del movimento di liberazione iberico che, sotto tortura, confessa agli agenti di avere un appuntamento per il giorno successivo con l'anarchico Javier Garriga. La polizia decide di usare Soler come esca per una retata e alle 6 di sera del 25 settembre
5 agenti in borghese si appostano nei pressi del bar El Funicolar in via Girona, dove avrà luogo l'incontro. Javier però non è da solo e si presenta in compagnia di altri 3 uomini, di cui uno è Salvador Puxantic. Appena Soler li vede arrivare urla subito «Polizia!» e gli ispettori Rodriguez e Algar si fiondano su Javier per arrestarlo. Gli altri militanti dell'MSI invece aggrediscono i poliziotti che riescono a sottomettere Salvador, lo sbattono dentro un portone, gli sequestrano la pistola e iniziano a picchiarlo selvaggiamente. Cosa sia successo in seguito è tutt'oggi un mistero. Nel giro di pochi minuti giunge sul posto un'ambulanza che scorta Salvador e il subispettore Francisco Barragán, entrambi con gravi ferite da arma da fuoco, all'Hospital Clínico di Barcellona, dove il primo si salva e il secondo muore. Finito il congedo medico, il 2 ottobre del 1973, le autorità rinchiudono Salvador nel Cárcel Modelo e il suo caso viene posto sotto giurisdizione militare, ma l'avvocato incaricato di difenderlo pretende che il processo sia trasferito a un tribunale civile e chiede una semplice condanna per omicidio in rissa, con attenuanti. La corte marziale non sembra in vena di indulgenze. Fra i tanti dubbi sul regolare svolgimento delle indagini c'è la grandissima fretta di imbalsamare il corpo del subispettore Barragán per inviarlo in Andalusia e seppellirlo, per non parlare dell'autopsia, inspiegabilmente eseguita in una stazione di polizia. Le prove sulla colpevolezza di Salvador si basano soprattutto sul verbale della brigata, che lo indica come l'autore dei 3 colpi di pistola che hanno ucciso Barragán. I giudici però decidono di ignorare le opinioni dei 3 medici in servizio all'Hospital Clínico, che al contrario affermano di aver visto sul cadavere di Barragán ben 5 ferite da arma da fuoco. Nella sua versione dei fatti, Salvador racconta che mentre si trovava nel portone, gli agenti lo hanno aggredito e colpito ripetutamente alla testa col calcio delle pistole, ma quando stava per cadere all'indietro e perdere conoscenza, con un gesto istintivo ha estratto una pistola che aveva nascosto dietro la schiena e ha sparato dei colpi senza mirare e senza voler ferire nessuno. Viene appurato che la pistola di Salvador ha esploso solo 3 colpi e sul luogo dove si sono svolti i fatti gli inquirenti rinvengono 3 fori di proiettile, 2 nel muro e 1 nel giardino attiguo al portone. Per l'avvocato difensore il mistero si infittisce. Se lo stesso Salvador dichiara di aver sparato solo 3 colpi e ci sono testimonianze che attestano la presenza di 5 proiettili nel corpo di Barragán, da dove sono arrivati gli altri 2 spari? I colleghi del subispettore deceduto confermano la tesi in cui Salvador ha ucciso con 3 colpi il collega e la corte marziale fa orecchie da mercante sulle argomentazioni della difesa. Il problema però è che la vicenda è ormai una questione politica perché, mentre Salvador attende di conoscere il suo destino, Luis Carrero Blanco, il successore di Franco, muore in un attentato dell'ETA, un'organizzazione terroristica basco-nazionalista e indipendentista. Anche se sono i suoi ultimi fuochi prima del ritorno alla monarchia, il regime dittatoriale vuole ristabilire il controllo assoluto sulla nazione e spostare indietro le lancette dell'orologio ai tempi in cui la repressione dei dissidenti era dura e spietata. Ma le maniere forti non bastano e serve un esempio da non imitare, un capro espiatorio, una vittima sacrificale. Serve che Salvador muoia con l'infamia del terrorista. Forse all'inizio il suo avvocato è convinto di potergli salvare la vita, nonostante sia chiaro che i giudici vogliano dichiararlo colpevole, ma con la notizia della morte di Blanco non c'è più nulla da fare. Tra il 7 e l'8 gennaio del 1974, Salvador Puxantic, a detta della corte marziale colpevole di omicidio a fini politici e terroristici, viene condannato a morte per mezzo della garrota. Nei suoi lunghi mesi di prigionia, Salvador è confinato in cella e può uscire nel cortile del Cárcel Modelo solo per 2 ore al giorno. A sorvegliarlo a vista c'è Jesus Irurre, un agente penitenziario che diventerà un suo grande amico. Tutto ha inizio una mattina in cui Salvador raccoglie una palla da basket e comincia a fare dei tiri a canestro. Irurre lo tiene d'occhio e quando la palla rimbalza vicino ai suoi piedi, la raccoglie e gliela restituisce. Entrambi si scoprono amanti del basket, ma Irurre resiste. Non può mica mettersi a giocare con un prigioniero. Il giorno successivo, però, accade la stessa cosa. La palla gli rimbalza vicino ai piedi e cede. Toglie la giacca, via anche il berretto e va a giocare con Salvador. Anche se è il suo sorvegliante, Irurre si trova bene con Salvador. Parlano delle iniquità del processo a suo carico, di sport e della politica. Se arriva la sentenza e tutto finisce, nel peggiore dei modi.
Irurre non è d'accordo e pensa che la pena di morte, soprattutto per via della garrota, sia una profonda ingiustizia. La stessa reazione di sdegno la condividono anche la Commissione europea, il cancelliere tedesco Willy Brandt e la Santa Sede che, insieme ad altre autorità internazionali, scrivono a Franco e lo esortano a graziare il giovane anarchico catalano. La risposta del dittatore per mezzo del suo entourage è un no categorico e a nulla valgono le proteste dentro e fuori i confini spagnoli. Salvador Puig deve morire. La mattina del 2 marzo del 1974, Irurre e alcuni suoi colleghi svegliano il condannato e lo portano alla garrota. Irurre è sempre al suo fianco, non ha il coraggio di separarsi dall'amico, ma quando tutto è pronto per l'inizio dell'esecuzione, sbotta in un accesso di rabbia. Sa bene cos'è la garrota, sa che Salvador ha avuto un processo ingiusto, macchiato dalle esigenze del regime di avere un capro espiatorio. Irurre non ci sta, inveisce contro il boia e tutto il sistema della dittatura iberica. Si dimena e urla: Franco, figlio di puttana! Alcuni agenti gli tappano la bocca con una mano e lo trascinano fuori. L'esecuzione ha inizio. A Salvador occorrono 25 minuti per morire, 1500 lunghissimi secondi di agonia. Un'eternità che lo ha reso un martire. L'ultimo garrotato di Spagna.